La vita mi ha insegnato a non fidarmi. A non fidarmi più di nessuno. Anita Ferri, Marco Della Rocca. Piacere. Piacere. Mi dicono che quando si tratta d'affari lei non guarda in faccia a nessuno. Io e lei stiamo per diventare soci, non avversari. Vedremo. E cosa ti sembra di Anita, la figlia di Ferri? Bello. C'è qualcosa in quell'uomo che mi inquieta. È diffidente. È un uomo strano. Sembra che non si lasci abbandonare a sentimentalismi, ad emozioni. Io mi sono fidato una volta. Non lo farò mai più. Mi spieghi per quale motivo? Qualunque cosa io faccia o dica, sei prevenuta nei miei confronti. Non lo so. Forse perché non mi fido. E secondo me faccio bene. Tu stai esitando perché tu non ti fidi di me. Perché? Ma perché mi tieni così distante? Perché ho smesso di fidarmi degli uomini. Purtroppo io in questo momento non riesco neanche a pensare di fidarmi di un uomo, per cui... Potrei essere la persona che tu stavi aspettando. Riesco a capire questa fretta che hai di liberarti di me. È come se quell'uomo riuscisse a superare una barriera. Una barriera con la quale io cerco di proteggermi da tutto. E questa cosa mi fa paura. Ma è una paura dalla quale mi sento anche attratta. È come una sorta di diffidenza che avverto quando sono in sua compagnia, soltanto il problema è che non capisco se davvero dipende da lui o se come al solito è colpa delle mie paure. Con Anita Ferri, quando pensi di chiudere la partita? Quando avrà perduto definitivamente il gruppo Ferri. Mi dispiace che debba essere lei a pagare per quello che ha fatto suo padre. Tale padre, tale figlia. Non permetterti di nominare mio padre, per favore. Tuo padre non era un santo, tu lo sai benissimo. Stresa è un capitolo chiuso. Io e te non abbiamo che un rapporto professionale, ricordalo. Mai. Mai. Neanche per un istante ho dimenticato che fosse Anita Ferri. Perché odi tanto Ettore Ferri? Tu lo conoscevi, vero? Lui deve averti fatto qualcosa. Scusa, ma lui e Ettore si conoscevano? No. Almeno che io sappia, no, papà non mi ha mai parlato di lui. È stato Ettore a comprare Patrizia, vero? È per questo che lo odi tanto. Su chi vuoi rivalerti? Sulla holding Ferri. Sul gruppo. Su Anita. C'è un solo modo per farlo. Distruggere tutto quello che Ettore Ferri ha costruito. Io non voglio che di quell'uomo rimanga neanche il ricordo. Quanti di voi confermano la loro fiducia al presidente Anita Ferri? Questi sono uomini d'affari. A loro interessa solo il denaro. Non dirmi che non ti ho avvertito. L'unica cosa che mi sta a cuore è il suo portafoglio, roba lì. Anita è sola e indifesa. Così indifesa che fa quasi venire voglia di proteggerla. Ivan, quell'uomo è venuto qui per prendersi tutto. E la cosa incredibile è che ci sta riuscendo con una facilità disarmante. Ho capito, Marco Della Rocca è stato bravo, lo devo ammettere. Ma noi non possiamo mollare. Io non so cosa fare, non lo so più. Certo è che l'unico punto debole di Marco Della Rocca sembra essere tu. Io voglio sapere perché mi odi. E perché vuoi distruggermi. Perché non sono i miei soldi che ti interessano. E neanche il potere. C'è qualcos'altro, Marco. C'è qualcosa di molto più profondo che ti tormenta. Ti stai avvelenando l'esistenza, correndo dietro a un fantasma. Perché continui a nasconderti, Marco? Tu vuoi fare del male ad Anita Ferri. Ed è paradossale questo, sai? Stiamo parlando dell'unica donna che ti ha fatto star bene negli ultimi anni. Lei è la figlia dell'uomo che mi ha rovinato la vita. Loro non potranno mai capire che cosa ho provato quando è morta Patrizia. Con Anita Ferri stai giocando col fuoco. Non sei l'unico a vedere le debolezze. Io le tue le vedo. E tu non sai che cosa provi per quella ragazza. Ho sentito che in qualche modo mi somigli, sai? Abbiamo la stessa maschera. Chissà, magari anche la stessa anima. Forse anche la stessa sofferenza. Io immaginavo che tu fossi diverso, sai? Come pensavi che fossi? Come cerchi di sembrare a tutti gli altri. Cinico. Lo faccio così le persone non si aspettano troppo da me. Tutto questo dolore non ti riporterà Massimo a Torino. Anita, sei una donna forte. Hai un sacco di gente che lavora sotto di te. Hanno addirittura paura a metterci contro di te. Mi piacerebbe molto incontrare suo marito. Temo che non sarà possibile. Ci siamo separati. No, mi scusi.
dispiace. Anita è fragile, come la sua azienda. Sta attraversando un periodo di crisi da quando si separano. Per un attimo ho creduto davvero che tra me e Marco fosse scattato qualcosa, sai? Forse era solo il desiderio di sostituire la figura di Massimo con quella di un altro uomo. Non dimmi che ti sei innamorata di Marco della Rocca. No, Anita non è innamorata di me. Se lo dici tu. Mi confonde. Quando mi guarda, quando mi parla, non capisco neanch'io cosa mi succeda. Questa è la favola di cui tu hai avuto bisogno per superare una storia finita male. Ma tu hai sentito il mio odio dal primo giorno che mi hai visto. L'amore non può vincere sull'odio. Quello che io vedo non è odio. Tu sei solo e sei tanto infelice, sai? Perché in questi anni ti sei nutrito soltanto di rancore verso tutti gli altri e verso te stesso. E ciò nonostante, e in te c'è una scintilla che non sei riuscito ad estinguere, nonostante i tuoi sforzi. Per la prima volta, dalla morte di Patrizia, hai incontrato una donna che avresti potuto amare, ma aveva un solo difetto, anzi una sola colpa: essere la figlia di Ettore Ferri. Sei ancora in tempo, Marco. Pensaci bene. Io ho buttato al cesso la mia vita, la mia carriera per salvarti da quell'uomo. Che cosa sta succedendo, Anita? Voglio sapere che succede! Perché non ci hai detto niente? Perché ci hai tenuto all'oscuro di tutto? Perché? Mi sono innamorata di lui. Lo so che dovrei odiarlo per il male che vuole farmi, ma non ci riesco. Sai, forse non te l'ho mai detto, ma io tengo molto alla vita. Non ho dubito. Marco, stai lontano da lei. Mi fai schifo. Hai approfittato di Anita nella maniera più subdole e più infame possibile. E hai fatto credere di amarla per portarle via tutto. Marco non si fermerà fino a quando non avrà distrutto la holding. Che cosa vuoi fare? Vuoi aspettare che distrugga tutto quello che tuo padre ha costruito? No, Ivan, questo non accadrà mai. E allora annientalo! Annientalo, distruggilo, è questo che voglio sentirti dire! Lascia perdere tutto. Tirtene fuori. Perché io non mi fermerò fino a quando non avrò trovato vendetta. Non te lo permetterò. Tu devi reagire, devi essere forte e devi combatterlo. Nonostante tutto. Non è facile, lo so. Non è facile perché io non immaginavo che mi sarei mai innamorata di nessun altro. Scoprirsi può essere pericoloso. Ma se vuoi avere a che fare con me dovrai essere disposta a rischiare. Perché io do e pretendo chiarezza, sia dagli amici come dagli amici. Senti, perché non provi a mettere un po' da parte l'emotività e usare la testa? Io e te siamo nemici e non perché l'ho scelto io, ricordatelo. Ti odio come non ho mai odiato nessuno in tutta la vita. Tu non sarai mai il mio peggior nemico. Mai. Lo diventerò. Anita, Diventerò il tuo peggior nemico. Ora ne pagherai le conseguenze. Stanno certo. Tra noi non ci sarà mai nulla, vattene. perché? Gli uomini come te si sentono forti, si sentono invincibili con tutti. Perché sono abituati a calpestare chiunque gli ostacoli. Sono dei perdenti. E lo sai perché? Perché hanno paura. Perché se provano qualcosa si sentono deboli. E questo fa di loro degli esseri vuoti. Ho l'impressione che tu l'abbia presa come una questione personale. È esattamente così. Ti serve odiarmi? Odiami. Sei spregevole. Detto da una ferie un complimento. Ti ho detto quello che ti ho detto perché voglio spezzare questo assurdo vincolo che tu hai creato fra me e te. Perché i nostri sentimenti, quelli più profondi, noi dovremmo governarli. Dovremmo evitare di renderci fragili davanti agli altri e lasciare che gli altri ci possano ferire. Ma sai invece cosa penso io? Che in fondo dovremmo dichiararci tutti e due sconfitti. Perché anche tu hai rinunciato a qualcosa di grande. Qualcosa che avrebbe potuto unirci. Senti, io non riesco a capire. Per quale motivo secondo te non dovrei avere il coraggio di ammettere che ti amo? Posso farti una domanda? Perché sei spaventato? Cosa ti costa ammettere di dire che sei innamorato di lei? Voglio la verità, Marco. Non ho paura di niente. La verità è molto più dolorosa di quello che ti immagini. In tutta questa storia chi credi che mi abbia venduto, Patrizia? Chi
Chiedimi chi era. Chiedimelo. Tuo padre. L'uomo che state dipingendo come un benefattore con quella buffonata della fondazione. Tuo padre. Vuoi le prove? No, tu non le vuoi. Perché tu riconosci perfettamente tuo padre. Marco, no! Ti prego, basta! Guardati. Sei innamorato pezzo di Anita e non riesci neanche a dirglielo in faccia. Ogni volta che la guardi le fai del male, la ferisci. C'è un uomo più infelice di te. Anita, tuo padre era un bastardo. Vattene, Marco. Vattene! Sei patetico. Non pensare alla mia anima! Non sta alle mie condizioni. Lascia Centovetrina per sempre. Ma mi prendi in giro? Io sono un imprenditore, non faccio la carità. Da questa poltrona Ettore Ferri ha fatto il bello e il cattivo tempo. Ha cambiato il destino delle persone. Ha dato la fortuna di alcuni e la rovina di altri. Compresa la mia. Tuo padre è morto. Non può combatterti, non può chiederti scusa, non può rimediare a quello che ha fatto. Me lo dici, che cosa vuoi ancora da me? Che cosa pretendi? Io vorrei amarti. Ma con molta stresa. Tu sei la figlia dell'uomo che mi ha rovinato la vita. Mi stai dicendo che il fantasma del tuo padre è più forte di tutto? Anche di quello che provi per me? Non mi sembri tanto soddisfatto. Perché dopo questa vendetta la mia vita non avrà più nessuno scopo. Ma tu davvero pensi che io me ne stia qui a guardare mentre distruggi tutto ciò che ho di più caro al mondo? Mi spieghi perché Anita Ferri ti fa stare così male al punto da non riuscire a concludere un affare così importante? Che cosa hai paura? Senti, io non ho paura di niente. Marco, ti prego. Ma perché non provi ad essere sincero come sto facendo io con te? Io lo so che mi ami, non fallo. E ti avrei amato anch'io con tutta me stessa. Se solo tu fossi un uomo diverso. Sei un uomo d'affari o un adolescente che si è preso una cotta per la ragazzina del primo banco? Un adolescente che si è preso una cotta per la ragazzina del primo banco. Tu vuoi distruggere te, vuoi distruggere il tuo passato e il ricordo di Ettore. Io non sono mio padre. E smettila di usare il suo nome per coprire le tue responsabilità, per favore. E tu ami un uomo così. Non lo so che cosa voglio fare. Non so più. Voglio chiudere la transazione. Forza, non fare la banchina, andiamo! Ma certo, a te interessa soltanto Anita, vero? Voglio chiudere l'affare domani! Pensavo che la vendetta potesse darmi pace, ma non è così. Non voglio che soffri mai più per me, hai capito? Mai più. Io ti amo. Anita, ti amo. Ti amo. Non ho mai amato nessun'altra come te. In tutta la mia vita. Nessuna. Riuscirai a perdonarmi? Basta. Ora sono io a dirti basta. Io ti amo. Qualunque cosa succeda, non lo dimenticare mai. Ti ho tradito 2 volte, amore mio, quando ho negato i miei sentimenti per te e mi sono condannato a un inferno di rabbia e di cinismo quando ho preso il tuo posto di presidente. Per questo vado via, perché so che non posso riparare al male che ti ho fatto. Lo so, è assurdo che io debba rinunciare alla cosa più bella che ho. Ma per la prima volta dopo anni mi vedo come sono e mi faccio orrore. Mi detesto. Non voglio trascinarti nel mio buio con me. Cosa credi che stiano facendo Marco della Rocca e Anita? Magari, che ne so, parlano insieme. Me ne vado via. Parti senza di me. Angelica, quella donna è innamorata di Marco. E per come si è comportato lui nei suoi confronti, credo che provi gli stessi sentimenti. Non voglio che farti soffrire. Questo che sto cercando di fare. Tu sei così innocente, Anita. Così pura. Tu ti meriti un amore bellissimo. Non puoi avere accanto un uomo come me. Io voglio conservare dentro di me il ricordo della nostra ultima notte, perché quell'istante basta per un senso a tutta la mia vita. Un giorno capirai. Anita, Io non ti lascio andare via, sai. Non rinuncerò a te per nessuna ragione al mondo. Ecco, purtroppo devo darvi una brutta notizia. Poche ore fa abbiamo ricevuto una segnalazione dalla nostra ambasciata di Pechino. Un aereo di proprietà del gruppo Ferri ha lanciato numerosi SOS mentre sorvolava la catena montuosa del Tian Shan, al confine tra Cina e Afghanistan. E
Poi il contatto radio si è interrotto e il velivolo è scomparso dai tracciati radar. Ma pare che durante il Mayday uno dei piloti abbia dichiarato che a bordo c'era una quarta persona. Non è possibile. Anita, su quell'aereo non è possibile. Anita! Anita! Can you read? Is there anyone listening? My name is Marco Della Rocca. I had an accident on an airplane. We fell down. Me and Anita Ferry, we fell down. We need help. We survived, but we have no food, we have no medicine. Help! Prima di arrivare a Torino mi capitava di vedere delle tue foto sui giornali, ma non mi sarei mai immaginato di innamorarmi a prima vista. Non è vero, mi odiavi. Non ti odiavo. Ma sai che ti amo? Ti amo anch'io. Non ti ho mai odiato. Solo l'amore fa sopravvivere. Solo l'amore ci può portare in salvo. Anita Ferri, mi vuoi sposare? Io sarò te. Tu sarai me. Nella vita e nella morte. Nella vita. Perché io e te ci salveremo. Dimostreremo che siamo più forti di tutto. Credo di amarti più della mia vita, Marco. Marco, io non resisto più. La gamba fa troppo male. Amore mio, tu devi resistere. Sì, io devo morire. Voglio andarmene sperando in qualcosa. Voglio sapere che tu sei salvo. Io ti prego. No, io resto qui. Sono sicura che un giorno ci risolveremo. Ascolta, ce la faremo. Dovessi portarti a piedi fino a casa in braccio, ce la faremo. Non mi lasciare solo, ti prego. Mai. Tu non sarai mai solo. Io non posso lasciarti sola. Per sempre. Io non posso vivere senza di te. Ti prego. Vieni a prendere. Perché non mi avete lasciato morire? C'è qualcuno per cui tu rinunceresti alla tua vita? Io avrei rinunciato alla mia vita per lei. Adesso mi sveglio, apro gli occhi e lei non c'è più. Non riesco a trovare una ragione per aprire gli occhi, per lottare. Io l'ho amata più della mia vita. Mi sono dedicato a lei con tutto me stesso, con tutto l'amore di cui sono capace, con tutta la parte migliore di me. Io l'ho salvato ieri, Marco, al funerale. Avevo una luce particolare negli occhi ed era la luce che mi t'aveva vista. Ogni volta che mi sentirai nel tuo cuore, sarò con te. È strano lasciare questo posto. Tutta la mia vita non mi ero mai affezionato a nessun luogo. Ma stavolta è diverso. Adesso capisco cosa voleva dire Anita quando parlava di famiglia. La parte migliore di me. Era lei. La spilla preziosa a cui era appeso il mio destino.